Gnocchi di zucca facilissimi, senza uova, molto morbidi. Benvenuti nel canale di Tavola Serena. Oggi andiamo a preparare insieme questi gnocchi davvero buonissimi con poca farina, grazie al metodo che vediamo tra poco. Iniziamo proprio pulendo la zucca. Io ho preso una piccola zucca, l'ho tagliata a fette, ho rimosso poi tutti i filamenti e i semi interni e poi ho rimosso con pazienza tutta la buccia esterna. So che in molti puliscono la zucca con il pelapatate, io non ho mai provato. Se in ogni caso trovate dei metodi più veloci e più semplici per rimuovere la buccia, scrivetemeli nei commenti, così possono essere utili anche ad altri. Tagliamo le fette di zucca a pezzettini e poi a cubetti. Più piccoli saranno i cubetti, più veloce cuocerà la zucca. Trasferiamo tutti i cubetti che abbiamo ottenuto all'interno della pentola, in tutto erano 740 grammi. Ho aggiunto un po' di salvia, del sale e poi l'acqua per coprire il fondo. Non dobbiamo mettere troppa acqua, ci regoliamo poi durante la cottura se serve. Mettiamo poi il coperchio e lasciamo cuocere a fuoco medio-basso fino a quando non avremo una polpa bella morbida. Io durante la cottura mi sono accorta che l'acqua non era sufficiente, quindi ogni tanto ne aggiungevo un goccio. Dobbiamo ottenere una polpa talmente morbida da schiacciarsi con il cucchiaio. Questo è il risultato. Rimuoviamo la salvia e poi schiacciamo per bene tutta la polpa con questo strumento, se l'avete, oppure con un frullatore a immersione. Aggiungiamo poi grana padano, un pizzico di sale e ci sta benissimo della noce moscata che io ho dimenticato di aggiungere, cosa che non è da me perché la metterei ovunque, ma comunque se l'avete mettetela. A questo punto è il turno della farina. Finora ho lavorato a fornelli spenti. Ho aggiunto la farina poco alla volta e poi ho acceso il fuoco. Man mano che aggiungevo la farina il fuoco restava acceso e mescolavo la zucca con il mio cucchiaione, perché qui diventa un lavoro un po' duro, diciamo. La parte più difficile della ricetta è proprio riuscire a fare forza e mescolare la farina. La farina si deve cuocere, quindi con il fornello acceso, perché dobbiamo far cuocere la farina. È un po' il metodo che si utilizza con gli gnocchi all'acqua. La farina cuocendo andrà a fare la funzione che di solito fanno le uova, andrà a fare da legante con la polpa della zucca. Continuiamo a mescolare fin quando non otteniamo un composto di questa consistenza, che quindi tende a staccarsi dalla pentola. A questo punto possiamo spostarci sul piano da lavoro, trasferire tutta la polpa e lasciarla raffreddare. Io ho iniziato subito a lavorarla un po' con le mani, ma scottava troppo, quindi poi ho aspettato qualche minuto. Non appena si è intiepidita, e si intiepidisce veramente molto rapidamente, basta schiacciarla, ho lavorato l'impasto per amalgamarlo ulteriormente, perché comunque non tutta la farina si era ben amalgamata durante la cottura, e poi ho iniziato subito a ricavare i miei cordoncini. Lo spessore dei cordoncini lo deciderete voi in base a quanto volete grandi gli gnocchi, e poi dai cordoncini ho ricavato tutti gli gnocchietti. Ho trasferito poi tutti gli gnocchi ottenuti sopra teglie da forno ricoperte con carta forno o con foglie in silicone, senza l'aggiunta di farina. Quindi sia mentre preparavo gli gnocchi, sia mentre gli gnocchi aspettavano la cottura, non hanno avuto necessità di farina. Non serve, perché grazie a questo procedimento non dobbiamo continuare ad aggiungere farina. Acqua bollente salata, tuffiamo pochi gnocchi alla volta. Nel momento in cui gli gnocchi vengono a galla, sono pronti per essere scolati. Quindi procedimento facilissimo. Li mettiamo da parte e nel frattempo cuociamo altri gnocchi. Come condimento ho fatto un classico delle nostre zone. È un po' come i tortelli di zucca, si condiscono con burro e salvia. Anche per questi gnocchi ho fatto la stessa cosa: burro, salvia e anche un goccio d'olio. E basta, semplicissimi. Si possono ovviamente condire con un succo al pomodoro, ci starebbe benissimo secondo me un sughetto ai funghi. In ogni caso questo è il risultato, sono morbidissimi. Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così lasciatemi un pollicino in su, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i futuri contenuti. Qui vi lascio un'altra ricetta sempre a base di zucca che spero vi piaccia e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!